Rieccoci a parlare nuovamente di fotografia per i nostri iPhone, un'applicazione veramente straordinaria, sempre proveniente dagli amici Reflex che ringrazio. Si chiama Reheld, è un'applicazione che vi permetterà di fare foto a lunga esposizione fino a 30 secondi. Avete capito bene? Quindi è un'applicazione eccezionale, creativa al massimo, quindi da utilizzare in modo creativo. Abbiamo l'opportunità di provare l'applicazione con ben 10 scatti, ok, gratuiti, quindi non sprecateli, e poi ovviamente ha un costo che vedremo ovviamente nel corso del video, molto basso, una tantum. Già questo ci fa piacere, ok? Finora è una tantum. Però prima di continuare, ovviamente iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò e rimanete fino alla fine perché ci sarà una vera e propria sorpresa. Come buona tradizione andiamo sull'Apple Store e andiamo a scaricare l'applicazione. Quindi andiamo sull'Apple Store e io ovviamente l'ho già scaricata, ovviamente l'ho già avuta in comodato d'uso. Quindi andiamo all'interno di se ci riusciamo ad andare, ovviamente, perché poi vi spiegherò le cose che succedono in questo studio un giorno, in una bella diretta. Allora, eccola qua, Reheld. Innanzitutto c'è da dire sempre una cosa: non è un'applicazione gratis, ma è anche vero che ha un abbonamento, ha un abbonamento ma anche una tantum, quindi simpaticamente, vedete, abbiamo un anno come al solito, oppure abbiamo un anno, oppure l'accesso lifetime a 19,99 €, quindi. E abbiamo anche il pacchetto Reflex se vogliamo acquistare tutto quanto a 24 €, a 25 €, sì, 25 €. Quindi molto interessante questa parte qui, perché è una, diciamo, delle poche applicazioni che praticamente permette l'acquisto una tantum. Ce n'è bisogno, ragazzi, anche se i poveri tappini di programmatori da qualche parte ci devono guadagnare, sicuramente avranno i loro problemi. Andiamo su apri, ok, e come prima cosa ovviamente ci dà il benvenuto, ovviamente siamo contenti di essere qui, ci fa vedere, vedete gli esempi di foto già che ci sono, vedete, sono foto creative, ok, qui si parla sempre di creatività, quindi non cominciate a dire foto sfocate, foto che non hanno senso, perché ho già sentito questi discorsi e chi ama questo tipo di foto ovviamente sa cos'è, ok? Quindi tanto per capirci. Quindi io adesso vado a logarmi col mio ovviamente Apple ID, se mi riesce a prendere la patch, eccola, presa la patch, e però ovviamente l'ho già acquistata, quindi sono a posto così. Vado ovviamente a dare il consenso, ovviamente sempre alla fotocamera, rollino fotografico, e andiamo sul continuo, ed eccola qua. Qui ci ricordano che ci sono delle offerte, ok, ogni tanto ci sono dei pacchetti, come avete visto, Reflex, e pacchetto completo 24,99 €. Eccola qua, ragazzi, questa è l'applicazione praticamente nella sua come dire, schermata, molto semplice, cioè non c'è niente di che. C'è ovviamente la possibilità di andare a prendere l'esposizione in un punto preciso, non abbiamo la possibilità di andare a bloccare l'esposizione, non abbiamo la possibilità di mettere a fuoco, cioè manualmente non abbiamo nessuna possibilità neanche di regolazioni, ok, per quanto riguarda l'esposizione, la compensazione, perché non ce n'è bisogno, perché lo possiamo fare tranquillamente in post produzione. Prima di andare avanti andiamo a vedere qua nella rotellina cosa c'è. Ovviamente andiamo sul sito Reflex per andare a comprare, ma non ci andate in descrizione ovviamente
del mio account, così mi fate guadagnare qualcosuccia e io posso portare avanti discorsini. Andiamo sulle preferenze, ma sono molto poche. C'è gli indicatori ovviamente di orizzonte e quant'altro, e ovviamente la posizione, ok, se volete memorizzare l'applicazione, diciamo, della foto dove è stata fatta, e io direi che è utile. Di qua si va indietro, ok, nel menu, e qui si torna alla fotocamera. Dicevo, molto semplice, il suo utilizzo molto semplice, e adesso lo andiamo a vedere ovviamente i comandi principali. Dunque, i comandi principali sono telkey, sono questi. Intanto abbiamo lo slide, questo qua, che ci permette di andare, io non so perché col mouse non posso prenderlo, ragazzi, questo mouse fa, andiamo col ditino, va bene, col ditino, qua vedete, qua abbiamo lo slide, quindi da 1 secondo, come ho detto, fino a 30 secondi, quindi ragazzi, altro che posa B, qua possiamo fare delle cose bellissime. Ecco, a differenza della posa B, questa praticamente è un'apertura, ok, sempre in modalità digitale, perché lo sapete che il nostro diaframma non ha un'apertura, quindi il problema dei smartphone è proprio questo, non possiamo regolare l'apertura. Qui praticamente prende i fotogrammi finché non smette di, diciamo, di registrare l'applicazione. Ecco, una sorta di artificio, ma che rende tantissimo, rende. Poi qua abbiamo il conto alla rovescia. Praticamente io posso impostare il conto alla rovescia, che quando vado a dare lo start, abbiamo 3 secondi che ci permette di posizionarci, ok, dove vogliamo. Qui sotto abbiamo la disponibilità dei nostri obiettivi, mentre io, sapete che abbiamo sempre l'iPhone 13 dei poveri, quindi abbiamo solamente il grandangolo e ovviamente la lente principale, mentre se avete un tele ben venga. Ma è anche detto che non è solo chi ha il tele può fare le cose col tele. Io ho provato ovviamente a inserire l'obiettivo reflex tele e sono venuti dei bei effettini che poi li vedremo dopo. Quindi abbiamo il tasto ovviamente che ci permette di andare a scattare. Vedete, io adesso muovo questo oggetto, vedete, in 1 secondo, ok, 2, 1, via, e l'effetto che abbiamo è di questo blur. Ovviamente adesso questo non ha nessun senso di esistere, ma adesso ovviamente andremo a fare esempi su cose che ho ripreso. Qui torniamo nella galleria, ok, del nostro iPhone, e qua invece andiamo a di nuovo praticamente andiamo di nuovo nella nostra applicazione. Ecco, non c'è più niente da dire, praticamente abbiamo finito gli argomenti per quanto riguarda l'applicazione in se stessa. Una cosa che ci tengo a dire è questa: possiamo eliminare il controllo rovescio, ovviamente andare sul tastino sempre il 3 e ovviamente metterlo e toglierlo quando vogliamo, ok? È andato un attimo in crash l'applicazione, non so perché, e quindi il montaggio, vedete delle cose strane, è per questo motivo. Andiamo adesso, faccio vedere degli esempi che ho fatto, ok, di foto ovviamente, e qualche filmato che ho potuto fare dallo schermo dell'iPhone. Lo so, vi direte perché non ci sei anche tu, ma ragazzi, c'è la mia voce, questo basta e avanza. Ho provato molte impostazioni di tempi per provare a fotografare, quindi ho fatto molti test, e quello che ne esce sono queste foto, soprattutto dell'acqua, molto spumosa, no? Come fosse una cosa fiabesca, una foto quasi che viene dal mondo delle fiabe, come questa che adesso vi faccio vedere. Poi ovviamente, non avendo il tele sull'iPhone 13 diciamo standard, si può ovviamente montare un obiettivo aggiuntivo, è quello della reflex. Vedete che questo è il risultato finale, bellissimo. Poi avete già visto forse su Instagram il treno che ho fotografato in corsa, quindi anche questo direi che è molto bello come diciamo come fate. E poi mi sono avvicinato a questi girasoli per dare questo effetto.
Vedete, cambiate di nuova esposizione, ma non me ne vogliate. Adesso andiamo a vedere un attimino le foto che ho prodotto, ok, qualche scatto che ho prodotto e abbiamo già visto ovviamente il mare, ma questa anche, ok, è abbastanza particolare perché, non so, ha qualcosa di magico. Ecco, l'importante è non fare il pitch to zoom su queste immagini, ragazzi, non ce la stiamo a raccontare, anche se abbiamo l'iPhone 1899, non si fa il pitch to zoom, si resta e si guarda così com'è, ok? Detto questo, andiamo a vedere un'altra foto. Questa qui guardate che è stupenda, tutte le goccette che ci sono. Poi abbiamo quelle del mare che le abbiamo viste già, c'è il treno, ci sono queste dei girasoli che le abbiamo già viste, e poi ci sono queste, la cascata. Ovviamente non aspettate, non è questa, ma non volevo la cascata, non ve la faccio vedere perché è presa male, ma vi faccio vedere i fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio, artificio come si chiama? È una cosa bella, si possono fare delle belle cose perché si può intervenire in post produzione, e proprio per questo andiamo ad acchiappare il nostro buon, anche se vecchio, Snapseed, anche se vecchio, ma è sempre valido perché è gratuito, ragazzi, tutto lì. Andiamo sugli album, andiamo qua e andiamo a acchiapparci il fuoco che abbiamo visto, il fuoco d'artificio che abbiamo visto prima. Ecco, innanzitutto, ovviamente, ragazzi, se io facessi un crop, la risoluzione di questa foto diminuisce, anche perché sembra di averla presa con l'XS. Comunque, a parte questo, non c'entra quello che voglio farvi vedere. Voglio farvi vedere, se aumento un po', diciamo, l'immagine, non è neanche bruttirella, se andiamo su strumenti e andiamo su calibra, ok, e andiamo a chiappare le alte luci, ok, le alte luci che poi sono quelle che certe volte danno fastidio, e andiamo tutto verso sinistra. Guardate un po', io vado verso sinistra e vado verso destra. Vedete come aumenta la nitidezza di questi scatti, anche perché ovviamente possiamo andare anche a fare un'altra cosa, possiamo andare anche a agire, oltre che agire sulle alte luci, sull'atmosfera. Ok, l'atmosfera, guardate un po' cosa succede se io diminuisco un po'. Io, guardate ragazzi, non dico niente, ok? E poi, se non ci sono tanti colori in questi fuochi, ma possiamo andare anche a aumentare, se vogliamo, la saturazione, ok? Ma questo è un altro discorso. Andiamo a dare l'ok e andiamo a fare un'altra cosa. Andiamo sui dettagli, ok? Andiamo sui dettagli, possiamo aumentare i dettagli dei nostri fuochi d'artificio. Guardate un po' che meraviglia, ok? O diminuirli, ovviamente. Vedete che praticamente con la post produzione si può ovviamente aumentare la qualità di queste immagini che abbiamo preso con Rehold. Rehold. Oh, ragazzi, i nomi io storpiati dalla nascita. Andiamo a salvare ovviamente questa nostra come dire, composizione, e andiamo a farne un'altra sempre nello stesso stile. Rehold si chiama, Rehold, me lo sono fatto dire dalla voce sovrumana. Allora andiamo a prendere un po' che ci deve essere qua, se no andiamo negli album, sì, andiamo negli album, allora album, e andiamo a prendere questa foto qua che riguarda le luminarie, ok? Le luminarie, a questo punto anche qua ci andiamo a dare un bel taglietto, ok? Un bel tagliettino. Vabbè, possiamo ovviamente ridurre quando e quanto vogliamo, ok? Ok, facciamo così, tanto questa è ovviamente un tutorial, quindi voi farete molto meglio. E andiamo a fare la stessa cosa, andiamo qui e andiamo a prendere le alte luci, ok? Lo stesso anche qui, le alte luci, quindi le alte luci, e le diminuiamo tutte verso sinistra. Vedete come aumenta
risoluzione, ok? E si capisce molto meglio cos'è, anche lasciando questo effetto, ok, che c'è di diciamo che è un effetto quasi fiabesco, mi viene da dire. Ora questa qua non la salviamo, non ci interessa neanche questa, andiamo a prendere il mare per l'ultima, sì lo so, hai ragione anche tu, per l'ultima prova, ok, il mare, per farvi vedere l'HDR. Ecco, l'HDR cosa può fare? Qui ovviamente abbiamo già una bella foto, l'orizzonte storto, sapete che in Snapseed si addirizza con un clic, ma è già diritto, mi sembra, non mi dice niente, vabbè, si vede che non capisce dagli scogli. E andiamo a fare un HDR, vedete, poi possiamo diminuirla ovviamente. Quindi tra l'aiuto di questa Rehold, che è un'applicazione incredibile secondo me, perché non c'è un'applicazione che fa questo, ok, non c'è, e un po' la post produzione, andiamo a cavallo. Per chi è rimasto fino alla fine saprà che qual è la sorpresa, quindi abbiamo un piccolo concorso, sperando che questa volta mi vada meglio. Metto in palio un codice lifetime per questa applicazione Rehold per iOS, quindi devo utilizzare a vita, lo so, sono 14-15 euro e rotti, però buttiamo via. Quindi mandate le foto realizzate con questa applicazione Rehold al mio contatto Instagram, Smart Video Photography, ovviamente nel messaggio. Io le sottoporrò agli amici Reflex, ovviamente creatori dell'applicazione, e la foto che verrà votata la migliore ovviamente si beccherà un codice gratuito per utilizzarla a vita. Ragazzi, prendi e porta a casa. Se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, che mi fate crescere, tante sono le condivisioni, quindi vi ringrazio tantissimo. Io non so perché lo fate, però vi ringrazio ovviamente. E in ultimo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo vi rimando al prossimo video, un abbraccio da Gennaro. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!